Avevamo visto il video di presentazione dell'anziano del Tempio della Foresta Nascosta ed eccoci qui a commentarlo. Vediamo innanzitutto l'anziano seduto su un'incudine, quindi non esiste l'altare. L'anziano contempla una delle sue creazioni morire, gli si sgretola fra le mani, poi nota la nostra luce e a differenza degli altri che ce la chiedono gentilmente, lei ce la strappa via dalle mani. La poggia sulla sua incudine, evoca il suo grande martello e la inizia a lavorare. Dopodiché raccoglie quei frammenti del cristallo e racchiude la nostra luce all'interno di essa. La fa salire per attivare nuovamente quel meccanismo che prima era completamente morto. Un enorme ingranaggio sopra di noi inizia a ruotare. Da lui parte l'energia necessaria per smuovere le porte. E non è una sola porta. Sono 2, 3, 4 porte. C'è da pensare una cosa. Oltre al numero delle porte, che tanto che siano 4 o 5, poco importa, che ognuna di esse ha un meccanismo davvero potente. Ognuna di esse necessita di una potenza enorme. Non solo abbiamo questo meccanismo in alto, ma anche tanti cristalli al loro interno. Praticamente c'è sia il meccanismo gigante, sia queste rotelle che vediamo sui lati delle porte, ma anche dei cristalli intermedi che non tutti guardano, perché si corre nel corridoio e non si fa caso a ciò che c'è sopra. Posso dire che abbiamo fin troppe prove per dire che questo era un meccanismo di difesa. Una difesa impenetrabile. Inoltre dobbiamo considerare questo, che se serve tutta questa energia per aprire le porte, vuol dire che le porte erano terribilmente pesanti. Erano davvero fortificate, blindate, diremmo oggi. E questo lungo corridoio che divide il Tempio Oscuro e la Foresta Nascosta conduce a questo regno. E forse era proprio così la Foresta Nascosta. Un regno di nuvole, ma comunque luminoso. Oh, ciao. Dicevamo, probabilmente non sapremo mai. Non lo sapremo mai. A meno che non ci verrà rivelato in qualche flashback. Ma può essere che la Foresta Nascosta in passato fosse esattamente così. Non priva di pioggia. Anche qui possiamo vedere in controluce sullo schermo delle piccole gocce che cadono, ma comunque è una pioggia che non fa male, che non è avversa alla luce. È un luogo in cui tutte le creature e animali di Sky potevano vivere bene. Alle nostre spalle l'enorme porta del Tempio della Foresta Nascosta. E davanti a noi un vero piccolo paradiso di prati in fiore, di alberi con le fronde di nuvole, di colombe che volano, di mante e di meduse che giocano insieme sopra il piccolo lago finale. È evidente che nella Foresta Nascosta, probabilmente, è accaduto ciò che è accaduto in piccolo al geyser inquinato. E questo testimonia come gli effetti della guerra siano entrati in maniera decisamente più prepotente. E questo testimonia ancora una volta come questo tempio sia completamente intatto, se non piccoli danni strutturali dovuti magari anche allo scorrere dei secoli. Questo ci fa capire come quel male che ha devastato la Foresta Nascosta non è mai riuscito ad arrivare qui. Ma ora parliamo di lei, parliamo di ciò che ho dedotto della storia dell'anziana di questo tempio, la protagonista indiscussa della Foresta Nascosta. Perché se in Prateria Diurna l'anziano era solo colui che vegliava e che dava un ordine a una comunità ben più larga e autoregolata, in questo caso stiamo parlando non di una città, stiamo parlando di una miniera a cielo aperto, stiamo parlando di un laboratorio. E quindi,
adesso ne parliamo. Come sempre, ci tengo a dire che sono deduzioni tratte da ciò che abbiamo visto fino ad ora, da ciò che si conosce e ciò che possiamo apprendere dalla nostra storia archeologica, dalla nostra ricerca archeologica. Tutto comincia con il piccolo profeta. Il profeta, guidato dalla maschera di Anubi, vinse le prove nella grotta delle profezie e questo aumentò la sua rilevanza all'interno del popolo delle stelle. Ottenuti tutti e 4 i poteri, aumentò l'idea e la convinzione in molte persone del popolo delle stelle che ciò che si profetizzava all'interno di quella grotta misteriosa non era solamente una fantasia, ma era qualcosa di reale. La maschera di Anubi, dapprima da solo, aveva profetizzato che chi avesse vinto le 4 prove poteva dominare gli elementi e condurre il popolo di Sky verso un'era di splendore. Ma tutte le profezie hanno un lato oscuro, hanno qualcosa che non viene completamente svelato. In ogni caso il piccolo profeta raccolse, come sappiamo, i doni e donò questi elementi a specifiche persone. Donò parte di quei poteri a delle persone scelte del popolo delle stelle e iniziò la sua attraversata nel regno fino all'Eden, dove poi riuscì a espandere la propria luce mandando via persino i draghi oscuri. Almeno questo è ciò che possiamo capire dai dipinti. Vi chiederete in tutto questo cosa c'entra la foresta nascosta? Cosa c'entra l'anziana del tempio? Ebbene, il piccolo profeta, che aveva il potere dell'acqua, del vento, della terra e del fuoco, con il suo potere di leggere ciò che c'era nella terra, approdato in foresta nascosta, percepì che nel sottosuolo c'era qualcosa di importante. C'era una forza che non poteva essere ignorata dal popolo delle stelle se volevano espandere la propria influenza sul regno di Sky, se volevano ambire a un mondo più comodo, un mondo più bello, un mondo fatto di tecnologia e divertimento, di lusso, di espansione. Tutto ciò che poi vedremo nella Valle del Trionfo e che adesso, non voglio raccontarvi per non anticipare i tempi. Ogni cosa andrà spiegata, fidatevi. Il problema è che Foresta Nascosta è legata tanto alla Valle del Trionfo e al Deserto Dorato. Però cerchiamo di lasciare da parte la storia che riguarda queste 2 mappe e concentriamoci sulla Foresta Nascosta. Abbiamo detto, la guardiana del tempio di Foresta Nascosta evidentemente era già una brava artigiana. Aveva questa capacità di riuscire a modellare le cose, di riuscire a creare delle cose incredibili tramite ciò che gli veniva donato. E questo lo vediamo tramite alcuni ricordi del falegname che oggi vive nel villaggio degli uccelli. Proprio per questo fu messa a capo di questa porzione di mappa per indagare sul potere che era custodito nel suo terreno. Si formarono dei piccoli gruppi con soldati e minatori. Iniziarono i primi scavi, le prime esplorazioni. Trovarono qualcosa, piccoli cristalli, ma più trovavano qualcosa e più andavano a scavare in profondità, a capire e cercare dov'era il nucleo centrale del potere. Così possiamo vedere i vari lavoratori di quelle spedizioni che a mio parere sono ben distinti anche a livello estetico da coloro che invece abitavano la foresta nascosta ben prima di questo avvento. Li possiamo vedere attorno al fuoco, li possiamo vedere interagire con le persone che erano già lì presenti e stringere legami con loro come nel caso dello spirito con l'ombrello che viene donato da uno dei minatori. E soprattutto possiamo vedere anche i primi fallimenti. I primi minatori che, senza grossa esperienza,
purtroppo rischiarono anche la vita. Alcuni morirono e altri piansero. Il popolo delle stelle non era abituato a questo tipo di scavi. Era abituato a ben altro. Era abituato ad adattarsi alle condizioni che la natura gli offriva, quindi a costruire al massimo sotto piccole colline o costruirvi sopra delle case in mattoni o con le rocce che trovava. Ma poi arrivò la svolta. Scavando in un punto specifico, in una parte remota della foresta, i minatori trovarono l'accesso verso un mondo sotterraneo. Sottoterra non c'era un semplice cunicolo, ma c'era un regno dove tutte le creature di luce vivevano. In un albero cavo si aprì un varco sotto i loro piedi che li avrebbe condotti in questo mondo sotterraneo enorme. E qui avvenne ciò che abbiamo già raccontato, ciò che la canzone di Aurora ci porta a raccontare. Qual era il ruolo dell'anziano? Il ruolo dell'anziano era quello di coordinare questi lavori, di spingere l'innovazione tecnologica, di capire come manipolare questi cristalli. Cristalli di cui il profeta sentiva, percepiva il potenziale, ma che ovviamente non riusciva a manipolare perché non aveva la capacità artistica che invece aveva l'anziana del tempio. Lei, con il potere donatogli dal profeta, e quindi incarnato nel suo martello di luce, riuscì a temperare questi cristalli, formandoli, dandogli la forma perfetta per custodire al loro interno una luce. Una luce che poi viene risvegliata da un input esterno, una luce che è capace di rilasciare energia quando si desiderava. Era chiaro che questa tecnologia avrebbe dato a tutto il popolo di Sky quelle comodità che fino a quel momento non avevano. Il problema fu che dove cresce il benessere, la ricchezza, l'avidità, il concentrarsi molto più su se stessi che sul senso generale della natura, si va a risvegliare l'oscurità. Più ci si concentra sulla materialità e poco sulla spiritualità, più le tenebre avanzano. Gli squilibri vengono spostati, l'oscurità inizia a prendere il sopravvento. L'anziana della foresta nascosta era ossessionata dal suo lavoro. Lavorava giorno e notte nella sua fucina per cercare di creare cristalli sempre più perfetti, sempre più performanti, sempre più forti, e rispondere alla crescente domanda di potenza che il mondo di Sky le stava chiedendo. E la sua anima lentamente si corruppe nel lavoro infinito di chi cerca la perfezione, di chi ha uno spirito artistico, ma dall'altra parte viene costretto a un lavoro meccanico. La produzione di quei cristalli immagino che sia praticamente diventata come un'industria, un'azienda. Il mondo di Sky lo richiedeva. E lei, il capo artigiano, sentiva il peso di tutta quell'evoluzione che stava vedendo, non capendone però le conseguenze. Ed ecco che andiamo a toccare le note più amare di questa vicenda. L'oscurità crebbe, la luce si esaurì in Sky, diventò sempre più rara e lei morì sulla sua incudine, guardando quell'ultimo pezzo di cristallo che senza quella fiamma non era più niente di vivo. Nella sua frustrazione, nella sua furia creativa, probabilmente allontanò anche il suo discepolo, quello che abbiamo visto all'interno del quadro. E forse quello rappresenta proprio
l'ultimo momento felice della sua esistenza, quello vissuto all'interno di quello che a tutti gli effetti diventò un giardino privato, l'ultimo posto in cui la luce era ancora calda, dove le tenebre non avevano preso il sopravvento, dove lei passeggiando poteva sentire l'odore dei fiori e accarezzare l'acqua senza rischiare la morte. Ma la sua fine... la sua fine è scritta. In questo tempio alto e buio, dove le grate tengono fuori le creature di luce, dove le porte sigillano il mondo esterno, lei trovò il suo isolamento finale. Rivedendoci, ci strappa la luce per riuscire a compiere l'ultimo miracolo che non è riuscita a compiere: dar vita nuovamente a un cristallo che mette in moto uno dei meccanismi più belli e complessi che aveva mai creato in vita. E seppur può sembrare un gesto di violenza quello di strapparci la luce dalle mani e lavorarla con tanta furia, probabilmente quello è il suo ultimo atto per redimere la sua anima. È il momento in cui dice: la mia creazione, cari Children of the Light, vi aiuterà a proseguire il viaggio. È stato un video lungo, lo so, ma andava fatto così. Io vi ringrazio, come sempre, se mi avete seguito fino a questo momento, e ricordate, illuminate sempre il vostro cammino.